ginseng per iniziare al meglio la mattinata. E siccome ieri era il compleanno di mia mamma, è avanzata della torta, quindi stamattina faremo colazione con questo fantastico millefoglie al cioccolato. Le foglie erano solo di coreografia, non le mangeremo. Panna, gocce di cioccolato, mousse al cioccolato, sfoglia e nocciole. Ormai con l'arrivo del freddo ho abbandonato le mie colazioni light. A parte qualche giorno di pioggia, ma sono stati veramente pochissimi, è stato un ottobre spettacolare. Una giornata più bella dell'altra, e sapete che a me le belle giornate mettono proprio di buon umore. Ora possiamo anche conquistare il mondo. Sono pronta per iniziare questa giornata insieme a voi. Intanto, come avrete già letto dal titolo, il video di oggi sarà una prova su strada di questa spazzola lisciante che a me è arrivata tramite una collaborazione, e vi dico subito che sono piuttosto scettica su questo tipo di spazzola, perché in passato, ovviamente non di questa marca, era un'altra, mi era stata regalata a Natale, l'avevo già provata, infatti non so in quanti abbiano già visto quel video, e all'epoca, sto parlando di 2 anni fa, non ero rimasta per nulla soddisfatta, però voglio dare fiducia a questo brand e vedere un attimino come si comporta questa spazzola sui miei capelli. In realtà più che spazzola lo definirei pettine, perché ha i dentini rigidi, sentite? Che bel suono! E volevo approfittare di questa giornata per testarla, perché ho i capelli da lavare, così uniamo l'utile al dilettevole. E prima di fare tutto questo devo un attimino apportare delle modifiche all'ultimo video uscito, o meglio, mi sono accorta che mi sono dimenticata di indicizzarlo, e sapete che ormai tutti i miei videovlog sono indicizzati. Che cosa significa indicizzati? Significa che per chi ha il piacere di trascorrere la giornata insieme a me, di godersi l'intero vlog, lo può fare. Per chi fosse interessato soltanto a dei momenti particolari del video, dei frammenti, esiste un indice che spesso lascio nell'info box, ma metto anche spesso nei commenti, perché magari non tutti avranno l'info box, in modo che possiate andare direttamente al punto che vi interessa. Quindi è un po' per dare libera scelta a tutti quanti e non obbligare magari tutti a vedere l'intero vlog se magari non vi interessa. Io spero sempre di sì, nel senso, spero sempre di tenervi compagnia e che la mia compagnia vi faccia piacere, quindi spero sempre che ovviamente venga visto l'intero vlog, ma capisco benissimo che non a tutti interessa guardare un video dall'inizio alla fine e che ci sono magari cose specifiche che stanno cercando. Per questo motivo metto sempre l'indice sotto ai video. Sistemo questa cosa al computer e poi possiamo iniziare la nostra giornata. Come bagnoschiuma vado ad utilizzare questo qui di Βρosé al caffè. Raga, se amate il caffè ve lo straconsiglio, acquistatelo, e lo trovo perfetto per darmi la carica la mattina. Ora utilizzo questo scrub corpo della Perlier al miele. È uno scrub molto cremoso con tutti questi granellini all'interno che vanno a levigare la pelle in maniera molto molto delicata. Per chi si stesse chiedendo che prodotti per capelli sto utilizzando attualmente, allora diciamo che alterno, però sto cercando di finire questi prodotti di Kitalia all'argan, che secondo me sono stati veramente fantastici e mi sono durati veramente tantissimo, perché calcolate che li utilizzo da quest'estate, durano un sacco. Questo è lo shampoo all'argan che utilizzo. Questa è la maschera abbinata.
Lozione purificante della Sebo Vegetal Pure. Ultimamente ho notato un accumulo di punti neri sul mento e non va bene, quindi picchiettiamo la lozione. Io preferisco sempre con le mani per assorbire completamente il prodotto e non disperderlo tutto sul dischetto di cotone. Come crema viso ho rispolverato la Sebo Vegetal, quella con polvere di tè boreale per pelli grasse, perché ho finito la crema all'acqua di rose Roberts. Questa crema l'avevo smessa per un motivo specifico, ora speriamo bene, facciamoci il segno della croce. Eccola qui. Tanto ve l'ho detto, sicuramente per la fine di questo mese porterò un video prodotti top e flop. Mi devo assolutamente sbrigare perché mi si stanno asciugando i capelli. Vado con il mio contorno occhi. Come crema corpo utilizzo questa qui idratante al miele di Perlier. Nel frattempo mi sono cambiata, mi sono data una truccatina perché non mi si poteva proprio guardare e ho asciugato i capelli. Dire al naturale non sarebbe corretto perché il mio capello naturale è riccio. Non li ho proprio modellati, li ho asciugati in tutte le direzioni senza mettere alcun prodotto styling. Questo per testare al meglio il nostro pettine lisciante, ossia se riuscirà a domare il crespo, comunque capelli senza forma asciugati in tutte le direzioni. La voglio mettere proprio alla prova per benino. Cercheremo di testarla asciugando bene prima una metà, così vediamo anche la differenza con l'altra. Tanto vado ad applicare un prodotto termoprotettore. Questo applicatelo sempre, che si tratti di una piega, spazzola e phon, che si tratti di arricciacapelli, piastra, spazzole liscianti. Utilizzate, per proteggere i vostri capelli dalle fonti di calore, utilizzate sempre un siero termoprotettore. Quello che utilizzo io è di Yves Rocher, è un prodotto in crema, nutre il capello, me li lascia belli lucidi, quindi sì, mi sono trovata veramente benissimo. Visto che ho messo il termoprotettore da questa parte, io direi di iniziare proprio da questa metà. Questa spazzola ha un più e un meno per poter regolare la temperatura e un tasto d'accensione. Io ho messo la temperatura al massimo. Qui c'è anche il libretto delle istruzioni, quindi come vi dicevo appunto c'è un tasto d'accensione e 5 intensità di calore. La prima temperatura arriva a 130 gradi, la seconda a 145, la terza a 160 gradi, la quarta a 175 e la quinta a 200 gradi. Io l'ho messa a 200 gradi perché guardate che crespo c'è da domare, quindi sì, temperatura al massimo. Inoltre c'è un timer per cui dopo 20 minuti dall'utilizzo si spegne e semplicemente con il tasto di accensione si può riavviare il tutto. Divido le ciocche in né troppo grandi né troppo piccole, in modo che possano passare bene nella spazzola. Beh, la prima passata non è male. La seconda passata, raga, dovete fare molta attenzione perché mi sono ustionata un pezzo di collo. Comunque, andando così piano piano sembrerebbe che funzioni. Dopo ovviamente ve li mostro per intero nella loro lunghezza. La cosa più difficile in questo momento è proprio lisciare le punte. Ora, seconda passata, e non è male, vedete, questo è anche il sotto. Rimangono ancora un po' più gonfietti sotto, ma qua con 2 passate sono venuti liscissimi. Continuiamo e vediamo che succede. Prendiamo un'altra ciocca, vedete, né troppo piccola né troppo grande. Guardate il crespo, non so se si nota. E ora andiamo, passiamola piano piano. Dovete farla scorrere piano, però non vi soffermate troppo, insomma, una via di mezzo, non so se avete capito, perché altrimenti vi bruciate i capelli.
Ovviamente raga, di questi strumenti non ne abusate, per quanto siano buoni, fatti con buoni materiali, ma cioè, raga, questa era una passata, letteralmente sconvolta, non me l'aspettavo, ero partita molto prevenuta, non pensavo. Cioè alla fine ho diviso i capelli semplicemente in 3 sezioni, quindi non è che ho fatto chissà che fatica, non ho dovuto dividere i capelli in tante ciocchette, quindi cioè, qui siamo sempre ad una passata. Mamma mia. Seconda. Ok raga, prima metà fatta. Cioè se non avete i capelli particolarmente crespi, secondo me è fantastica, non me l'aspettavo. Guardate un po' la differenza tra questa metà e questa metà. Ora facciamo la stessa cosa dall'altra parte, vado col termoprotettore, poi tiriamo le conclusioni finali, non mi voglio ancora sbilanciare. Prima ciocca, prima passata, ultima ciocca. Anche se credo che questi siano un po' troppi perché vedo che escono fuori dalla spazzola. Ora proviamo. Siccome credo di non aver, vedete qua ci sono delle ondine, comunque non sono perfetti, do una spazzolatina generale a tutti i capelli. Ora direi che possiamo tirare le conclusioni finali su questa spazzola. Per non cromare i capelli non ci facciamo caso. Visto che in passato avevo già provato un pettine lisciante del genere e non ero rimasta per nulla soddisfatta, di questo pettine posso dire che fa il suo lavoro, quindi avete visto anche voi che con poche passate liscia il capello. I pro quali sono? Che è un pettine molto pratico, molto semplice da usare, soprattutto se andate di corsa non avete il tempo di passare la piastra, perché sicuramente un pettine lisciante è un po' più veloce di passare la piastra. Però comunque i capelli vanno asciugati prima, non utilizzatelo mai su capelli bagnati, ovviamente, è un po' come se passaste piastra o ferro, i capelli devono essere precedentemente asciugati e bene anche, altrimenti rischiate di rovinarli. Quali sono i contro? Ve li dico subito perché devo essere anche onesta con voi. Come tutti gli strumenti di questo tipo, non bisogna abusarne. A lungo andare vanno a disidratare e seccare il capello, soprattutto se li volete lunghi. Meglio non abusare di tutti questi strumenti che vanno a surriscaldare eccessivamente il capello, e se lo fate utilizzate sempre un buon termoprotettore come ho fatto io. Altra cosa da dire, io ho capelli piuttosto sottili, ovviamente vi parlo della mia esperienza, quindi come avete visto prima ho dovuto prendere delle ciocche abbastanza grandi, altrimenti lo spazio tra un dentino e l'altro con i miei capelli sottili non riesce a lisciare bene l'intera chioma. Inoltre, ecco, io non ho capelli estremamente ricci, però non sono neanche una liscia naturale, quindi è ovvio che lascia un leggero crespo, cioè non è quel liscio perfetto, almeno su di me. Vedo i capelli forse più sulle lunghezze che qui, perché comunque le lunghezze sono quelle più rovinate, più sfruttate, un pochino crespi, non so se li vedete anche voi. E anche un pochino secchi, ma questo probabilmente è un mio problema, ecco, non è che voglio dire che questo pettine me li ha seccati. Diciamo che un po' come tutti questi strumenti, se avete già capelli secchi e sfruttati come me, non vanno a giovare proprio tantissimo alla chioma, quindi non lascia il capello idratato. Però, come dicevo prima, tornando ai pro, se avete un capello un po' più robusto del mio, se non avete capelli estremamente ricci, quindi avete quel capello nel liscione riccio, un po' una via di mezzo che non si capisce bene, capelli che spesso sento che vi lamentate perché dite che non hanno una forma, ecco, io credo che questo pettine possa essere una valida alternativa, perché la mattina bastano poche passate e siete pronte. Comunque, se vi dovesse interessare, qui sotto nell'info box io vi lascio il link. Era doveroso dirvi tutto, sia pro che contro, quindi decidete voi se vi interessa acquistare uno strumento del genere e testarlo anche sui vostri capelli. Come finish ho deciso di utilizzare l'olio di Monoi.
molto presto vi porterò un video completo sugli oli per la cura dei capelli, ce n'è assolutamente bisogno. Questo è un olio piuttosto grasso, quindi unge. Io lo vado a passare sulle lunghezze, vedete, diciamo dalla spalla in giù, altrimenti vado ad ingrassare troppo le radici. Io ho questo mix di cute grassa e lunghezze secche che non è proprio il massimo. Ecco, guardate, dopo aver messo l'olio di Monoi vi faccio vedere già come cambia il capello, sembrano altri. Tra l'altro questo qui di Yves Rocher ha un profumo straordinario, io solitamente lo utilizzo anche l'estate come protettivo per andare al mare. Faccio degli impacchi d'olio di Monoi. Ok, mi sono alzata per farvi vedere, ecco, sono già un po' più corposi dopo aver messo l'olio. E non fate caso al colore, perché non so, è un gusto soggettivo, c'è chi piace e chi no. Io vedo queste schiariture con la mia radice molto scura, cioè troppo stacco tra una parte e l'altra, ma questa è una cosa mia. Fatemi sapere se è una mia fissazione o se effettivamente ho bisogno di fare qualcosa che vada a ravvivare il colore, perché se mi incentivate sicuramente lo farò, e se lo faccio insieme a voi. Sì, raga, decisamente meglio, sembrano altri capelli dopo aver messo l'olio. Ecco, questo è un consiglio che vi do: mettete sempre un finish a fine piega, perché vi cambia veramente la situazione, guardate, cioè sembrano veramente altri capelli. Nulla, io spero come al solito di avervi tolto dubbi, curiosità, perplessità su questo tipo di spazzola, se la volevate acquistare, se insomma volevate sapere un po' come funziona. Quindi mi raccomando, se questo video vi è stato utile lasciate un bel pollice in su, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo che sappiate sempre quando escono i miei video, e seguitemi su Instagram se volete essere salutati nel prossimo video. Infatti oggi ho una bellezza da salutare che è Bethan Singh. Ti mando un bacione grandissimo, bellezza. Se siete arrivati fino a questo punto commentate con un emoji autunnale, sapete che io sono fissata con l'autunno, e noi come al solito ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video, e vi mando un grossissimo bacio.